Ciao chitarristi, benvenuti in Shape Your Tone. This is Steve Vai. Come avete visto dall'intro, lui è Steve Vai e io sono Ale. Benvenuti in Shape Your Tone. Oggi vi racconto un'altra storia bellissima e questo, ve lo dico, è un video super specialissimo solo per voi. Parlerò di Steve Vai e della sua chitarra, quella vera, la sua Pia, ma lo farò con un ospite eccezionalissimo che dal suo studio vuole dirci alcune cose. That's right. See, I'm in my studio. Just grow my whiskers. Ebbene sì. È lui o non è lui? Sì che è lui. Lo so. Le vedo tutte le domande che avete in testa, ma vi prometto che se starete con me fino alla fine del video capirete tutto. Allora, perché questo video? 1. Che tu sia un super pro o un super principiante, devi conoscere Steve e il suo modo di pensare, soltanto perché rilascia ispirazione ad ogni parola. 2. Beh, con tutto quello che voi date a me, anche io voglio farvi qualche regalo ogni tanto, no? Le cose sono andate più o meno così. Ho chiesto, quasi per scherzo, ai ragazzi di Firefly: ehi, mi mandate la chitarra di Steve Vai, ma quella vera per favore. Ah, non voglio la Gem, ma la Pia. E come al solito, con Steve Vai sul canale che parla con noi, devi iscriverti, ma non esiste che non sei iscritto al canale. Iscriviti subito. E se questo video lo facciamo arrivare almeno a 100.000 like, esageriamo, portiamo anche Domenico Bini e la sua chitarra signature. Ora ne vedrete delle belle. Raga, ho una paralisi alla faccia perché ho in mano davvero la chitarra di Steve Vai. È la stupendissima Ibanez Pia. Costa circa 3.300 euro e aiuto, è stranissimo averla qui. Prima di tutto, prima di dire qualsiasi cosa su Steve e su di lei, raga, è doveroso far parlare prima lei. Ok, ciao copyright di YouTube. Ho passato giorni a pensare a come fare questo video e il mio cervello ha partorito questa cosa. Chi meglio di Steve Vai potrebbe spiegare la chitarra di Steve Vai? So che non ha senso che io lo abbia pensato, ma la cosa ancora meno sensata è il fatto che era una bella idea effettivamente, e quindi mi sono messo al lavoro per realizzarla. Per chi non conoscesse Steve Vai, ditemi dove abitate che vengo a prendervi. Per chi ovviamente conosce già Steve Vai, oggi racconterò un po' di aneddoti tra i più interessanti. Come al solito non voglio annoiarvi con le classiche cose di com'è nato, dove è nato, quando è nato, quanti anni aveva quando è nato, ma cominciamo con il dire che Steve frequentò il Berklee College of Music di Boston, dove si fece notare dal leggendario Frank Zappa, nome minuscolo, no? Il quale decise di far lavorare Steve come trascrittore di partiture. Poi Frank un giorno lo guarda e gli dice: ma lo sai che oltre a scrivere bene sai anche suonare molto bene? Ma di brutto ne. Sì, Frank Zappa in realtà veniva dal Canton Ticino. Che poi raga, la gente alle audizioni di Frank Zappa scappava piangendo, e questo comunque la dice lunga sul carattere e sulle capacità di Steve. Ora ti dico 3 cose che sicuramente non associeresti mai a Steve Vai. 1. Per i più nerd là fuori, sappiate che Steve ha anche contribuito alla realizzazione del tema principale di Halo 2. Raga, cos'è quella colonna sonora? Anche se faccio parte del team Sony, Halo resta comunque un capolavoro. Hater dappertutto, sia gli amanti della Strato sia quelli dell'Xbox. 2. Alleva api. Nel tempo libero gli piace allevare api e produrre miele, e lo fa sia per benessere personale che per il benessere degli altri. Non è che abbia mai dichiarato di essere un attivista super convinto, però ha sempre cercato di ispirare e incoraggiare le persone a fare le cose buone. La morale qual è? Che il miele è una cosa buona, quindi raga, fate il miele. No vabbè, allora Steve produce e vende il miele delle sue api per beneficenza, e ricordati quest'ultima parola perché dopo ti servirà tantissimo. 3.
È un attore. Seriamente, raga, Steve ha partecipato alla realizzazione di tantissime colonne sonore per film e lui stesso è apparso in un film stupendo, Mississippi Adventures, quello con Ralph Macchio, Karate Kid, togli la cera, metti la cera, non so come si fa perché non l'ho mai messa. Ecco, comunque con lui. Se non l'avete visto, recuperatelo per forza. Nel film Steve interpreta la parte di Jack Butler, un chitarrista letteralmente ispirato dal demonio. Nel momento cardine del film, Vai si impegna in un duello chitarristico con Ralph Macchio. Ovviamente le sue parti le ha suonate lui, ma in più ha anche doppiato le parti dell'altro attore. In più, proprio come Ralph Macchio, Steve ha origini italiane. I nonni erano lomellini, precisamente della Cascina Taccona nel comune di Dorno in provincia di Pavia. Ma non solo ha origini italiane e anche la cittadinanza, è anche un grande amante dell'Italia e dei chitarristi italiani. E non lo dico io. You know, I have to tell you that when I first started touring and I was going to Italy, I realized that the Italians were the most passionate about the guitar. Honest. And that's true for around the world. That's what I discovered. Just so attached. And the first time I went to Italy was in 1982, with Frank Zappa. And because it was rare back then for artists to be touring through Italy. But it was apparent to me then how passionate the Italians were about the guitar. So thank you. And I'm really looking forward to getting back to Italy. I miss it. Quindi sì, Steve fa parte di noi, sia letteralmente perché ha la cittadinanza ad Orno, sia perché è in linea con noi a livello di pensiero. Noi chitarristi siamo una community, no? Beh, non per tutti è così. Hai presente quelli che girano internet solo per seminare odio tra le community? Che tutti a pensare di essere migliori degli altri e tutti a perdersi le caratteristiche uniche che abbiamo tutti noi. Raga, siamo chitarristi, siamo una famiglia. Adesso chiudiamo, anzi, facciamo chiudere a Steve qualche bocca. Senti qua. I love the guitar community. I know what it's like to be part of a guitar community. It's nice. We're like a family, you know? We're like a club. We're like our own little youth gang. Because when you play guitar, there's a brotherhood there. And I'm happy to share that brotherhood with you guys. And especially the love for different guitars. Quindi raga, che abbiate una Les Paul da 12.000 euro o la chitarra dell'Ikea, chi se ne frega, è la passione per le 6 corde che ci unisce. Tra l'altro non ci scherzate troppo, Harley Benton is for men. Ora raccontiamo qualcosa della sua chitarra. La prima cosa che mi sono chiesto è il nome. Perché si chiama Pia? Qualcuno potrebbe non sapere che proprio la moglie di Steve Vai è una gran bassista. E già qui, tra di noi neanche riusciamo a essere amici e loro invece chitarrista e bassista si sono sposati. Comunque, lei militò nella band Vixen, una band air metal tutta al femminile. La possiamo trovare anche come corista in qualche disco di Steve Vai. E guarda caso, come si chiama la moglie? Pia. Come si deve chiamare? La chitarra si chiama Pia, sua moglie si chiama Pia, non Bruco Gianluco. Il nome della chitarra è un omaggio che Steve ha voluto dedicare a sua moglie. Tra l'altro, dal nome Pia è anche stato estratto l'acronimo Paradise in Art. Poi, un'altra cosa che mi sono chiesto è stata: c'è la Gem di Ibanez che è una chitarra molto bella, perché cambiarla? Questa è la dimostrazione che basta chiedere. E a chi lo avrò mai chiesto? You know, and it's interesting because the Gem is still, available and I still use it. But, after 33 years, I wanted to do a little something different. Needed to give it a little change. So that's when we did the Pia. Ecco svelato il mistero. Semplicemente dopo così tanti anni c'era voglia di cambiamento. Anche loro, nonostante le chitarre funzionino alla grande, ci tengono a migliorarsi ed evolversi per dare chitarristi sempre di più. Spoiler, tra poco Steve ci illumina anche su questa cosa. Ora, so che avete ancora 1000 domande, 1000 dubbi e ancora magari non ci credete, ma devo farlo. Snoccioliamo un po' di caratteristiche di questa chitarra. Tra l'altro, ho parlato della storia di altri grandi chitarristi. Se ti piace il format, qui trovi la playlist e sappi che sono in arrivo un sacco di altri video. E a proposito, scrivimi tu nei commenti qui sotto di quali altri grandi chitarristi dovrei parlare. Comunque, la Pia è una chitarra che evolve le caratteristiche della famosissima Gem, che comunque resta in produzione, partendo innanzitutto dal design del body che è stato modificato. Sparisce il monkey grip, ovvero quella specie di maniglia che tanti trovavano brutta, e viene sostituita dal nuovo petal grip, ispirato ai petali dei fiori.
I bordi del body sono stati anche smussati e addolciti per avere un'ergonomia unica e un feel più morbido. Viene voluto anche il distintivo inlay della tastiera, ovvero l'intarsio caratteristico di questa chitarra. Siamo passati dal Tree of Life della Gem al Pia Blossom della Pia. Per il body si parla di ontano, mentre per il manico a 24 tasti abbiamo una scala da 25,5, è fatto in acero e noce e la tastiera in palissandro. Sul manico abbiamo 2 legni, in totale 5 pezzi, sono 3 di acero con queste 2 strisce di noce che sono esteticamente stupende. È un manico molto veloce, abbastanza stretto per quello a cui sono abituato io e non è certamente il manico di una Les Paul. Ho avuto bisogno di un po' di tempo per abituarmi e comunque sappiate che non resta tra i miei manici preferiti della vita. Qui trovi un video dove parlo dell'amore folle che ho per la Les Paul e quello non me lo toglie nessuno, raga. Ma comunque, dopo che mi sono abituato è stato tutto molto più facile. Novità anche sui pick-up. La Pia monta infatti nuovi Di Marzio Utopia che, a detta di Steve, offrono acuti più morbidi e meno taglienti, medi più scavati e basse più pronunciate. Le cover sono state disegnate da Mike Mesker, che è graphic designer di Di Marzio. Questa cosa è stata fatta per aggiungere un tocco unico alla chitarra e direi che ci sono riusciti alla grandissima. I controlli sono volume, tono e switch a 5 posizioni per una configurazione HSH. In più sul volume abbiamo una piccola chicca, se lo alziamo ci fa da filtro passa alto. Ora una alla volta te le faccio sentire tutte e tu dimmi nei commenti secondo te come sono questi nuovi pick-up. Nella posizione numero 1, ovvero quella con il selettore più verso il basso, funziona soltanto il pick-up al ponte, in questo caso in configurazione humbucker nel modo più classico che possiamo pensare. Nella posizione numero 2 invece abbiamo funzionanti la bobina interna dell'humbucker al ponte, quindi funzionerà soltanto mezzo pick-up, più il pick-up centrale, ovvero questo single coil. Posizione numero 3. In questo caso funzionerà soltanto il single coil che troviamo al centro della chitarra. Nella penultima posizione, ovvero la numero 4, abbiamo funzionanti la bobina più interna del pick-up al manico insieme al single coil centrale. Nell'ultima posizione, ovvero quella con il selettore più verso l'alto, abbiamo in questo caso l'humbucker al manico che funziona completo.
Per quanto riguarda le meccaniche, abbiamo delle efficacissime Goto. E il ponte è un edge tremolo in stile Floyd Rose con i bloccacorde alla paletta. Ora preparatevi, sto per farvi vedere una cosa pazzesca. And one of the interesting things, I met this guy, I know this guy, his name is David Bonvillain, and he does these swirls. You know, the swirls are very artistic. Some people make their own swirls, and they come out different every time. But the way that he does it is very cool. So I want to show you this guitar he sent me that he did this. Look at that. It's kind of blue swirl. It's just unbelievable. Like, isn't that gorgeous? So that's my new Pia. No, non avete idea di cosa è successo. Steve ha fatto vedere questa chitarra a noi e quella chitarra qui non l'ha vista praticamente nessuno perché è nuova, gli è appena arrivata. Poi vogliamo parlare dello swirl. Chi se ne frega come si dice, bellissimo. E voglio una chitarra fatta così, voglio quella chitarra. Tornate indietro a guardarlo e rendiamoci conto di come ci presenta la sua chitarra nuova. Il sorrisino stupendo. That's my new Pia. That's my new Pia. Steve, sei bellissimo, voglio abbracciarti. Ora, perché Steve Vai mi ha mandato questo messaggio? Sarò sincero, è perché sono bello. No, a parte gli scherzi. Steve è il fondatore insieme a Richard Pike della Make a Noise Foundation. È una fondazione, ecco perché prima ti ho detto di ricordarti la parola beneficenza, che prende il 100% degli ingressi economici, preparati perché è una roba stupenda, li dona ai giovani musicisti che non possono permettersi di affrontare le spese che derivano da questa stupenda passione. Pagare strumenti musicali, educazione musicale, cultura musicale. Steve dice che non possiamo permetterci in nessun modo di trascurare le persone che hanno queste capacità così importanti e non permettergli di svilupparle soltanto per una mera questione economica. Ecco perché esiste la Make a Noise Foundation. Esiste appunto per aiutare tutti quelli che possono sviluppare queste capacità ad esprimere le loro emozioni per se stessi e per gli altri. E cosa c'entro io con Steve Vai, la Make a Noise Foundation, la sua chitarra? Siccome non potevo fare un regalo a tutti voi, uno per uno, anche se mi sarebbe piaciuto tantissimo, ho deciso di fare una donazione a questa fondazione a nome di tutti noi tramite una piattaforma apposita. Poi ho lasciato a Steve un messaggio, questo messaggio qui. I received this wonderful donation to the Make a Noise Foundation from Alessandro, and it says here, I finally got one of your Pias, and I'll make a video about it, and I'd like to gift my Italian guitarist community with an inspiring message from you about the Pia. Thank you, Alessandro, and thank you to the guitar community that follows you. E lui è stato così gentile e stupendamente presente da prestarsi a questa cosa. In più, come se tutto questo non bastasse, ci ha lasciato una notizia assurda e non so quanti sappiano questa cosa sinceramente, ma noi sicuramente ora sì. It's such a beautiful guitar, isn't it? Especially the Onyx Black one. You can see me playing it in a knapsack. But we have some other plans for future Pias coming up. Non so se vi rendete conto della cosa in generale. Abbiamo saputo direttamente da lui, ok, Steve Vai sta lavorando a nuovi prototipi, va bene. Ok. Ora, così come è iniziato il video, mi faccio da parte e vi lascio un ultimo saluto dal nostro amico Steve. Ma prima devo ringraziare gli amici di Firefly Audio che mi hanno permesso di avere questa chitarra stupenda e parlarvene. E con questa chitarra fra le mani mi hanno permesso di avere l'idea folle di portare Steve Vai in carne ed ossa sul canale. Come sempre trovate tutti i link di riferimento in descrizione. All right. Wishing you the very best, Alessandro, and your wonderful community at Shape Your Tone. See you.